Ci ho provato 1000 metodi per cambiare la mia vita, tutti falliti, fino a quando ho capito che il problema non erano le tecniche, non erano i protocolli, ero io, o meglio, erano delle parti di me che mi boicottavano costantemente. Perché che si allenasse tutti i giorni, meditare, studiare o adottare un nuovo stile alimentare, ho visto che l'installazione di qualsiasi nuova abitudine segue dei passaggi molto precisi e che chiede un lavoro non indifferente che ha a che fare con la propria identità. Non perché così come siamo sbagliati, ma perché troppe volte siamo noi stessi a castrarci con credenze che non ci appartengono più. E questo l'ho visto su di me e l'ho visto negli anni in tantissime persone con le quali ho lavorato. E quello che emerge sempre è lo stesso punto. Cioè che possiamo avere la tecnica più potente del mondo, la dieta perfetta, il workout migliore, ma se non riusciamo a portarla avanti nel tempo, a farla diventare una parte naturale della nostra stessa identità, non serve a nulla. E Bruce Lee a tal proposito aveva una frase che io amo tantissimo, che è: non temo un uomo che conosce 10.000 calci diversi, ma temo un uomo che ha praticato un solo calcio 10.000 volte. E io la penso uguale, perché conosco tantissime persone che cambiano allenamento ogni settimana, che fanno 1000 tecniche di meditazione, che passano da un corso all'altro di crescita personale. E tutto questo di per sé non è un problema se fatto per diversificare, per perfezionarsi, per trovare la propria strada. Il problema emerge quando si salta da un ramo all'altro, perché senza quegli stimoli costanti, senza quella sensazione di novità, di adrenalina, non si sente la motivazione per andare avanti. E questo che cosa comporta quando perdiamo la motivazione? Che si abbandona, che si lascia andare tutto. Ma il punto è che così facendo non ci stiamo dando la possibilità di consolidare qualcosa, perché tutto resta nel piano del fare. Faccio meditazione, faccio sport, faccio questo, faccio quell'altro, ma se andiamo ad osservare con attenzione una persona che pratica veramente da anni qualsiasi disciplina, potremo notare una cosa molto diversa, che quella persona non sta solo facendo qualcosa, quella persona sta vivendo quello che fa. Fare ed essere a quel livello sono diventate la stessa identica cosa, e quando accade questo, si accende una scintilla che vedremo più avanti. E in questo video, che ho suddiviso in capitoli per poterti consentire una navigazione più smart, vorrei entrare nel pratico per darti degli spunti pratici che puoi applicare da subito a qualsiasi disciplina. Perché che lo vogliamo o meno, noi siamo il risultato delle nostre abitudini. Le abitudini sono fondamentalmente di due tipi. Alcune nascono da scelte consapevoli che ripetiamo nel tempo, come ad esempio guidare. Altre invece si formano senza una vera scelta, come risposte automatiche ripetute nel tempo senza che ce ne accorgiamo. Pensa ad esempio alla noia e telefono. Appena sentiamo un attimo di vuoto, che cosa facciamo? Iniziamo a scrollare. O pensa anche ad esempio a certe convinzioni, certe abitudini, certi modi di vivere nel mondo della vita. Ecco, anche queste sono abitudini che si sono consolidate in noi. Il fatto è che noi chiamiamo quelle abitudini identità. E prima di entrare nel vivo, nel pratico, vediamo un paio di cose che spero ti possano aiutare a comprendere, da un punto di vista neuroscientifico semplice, il funzionamento del nostro cervello. Perché capirlo è importante per poi adottare delle strategie. Innanzitutto partiamo dalla neuroplasticità. Il nostro cervello, come sappiamo, non è rigido, è plastico, cambia costantemente, sia che tu abbia 14 anni, sia che tu ne abbia 80 anni, quindi non esistono scuse. Che il cervello, tra i tanti, ha un compito molto chiaro: risparmiare energia. E perché lo fa? Perché pur pesando più o meno il 2% del corpo, usa il 20% dell'energia totale. Ed è proprio perché il cervello è così costoso da un punto di vista energetico che fa una cosa molto semplice, molto intelligente. Tutto ciò che può rendere automatico lo automatizza, proprio per risparmiare energia. Prova ad osservarti. All'inizio, quando fai qualcosa di nuovo, devi mettere molto sforzo, molta energia, molta concentrazione in quello che stai facendo. Questo accade perché stai creando delle nuove connessioni neurali. Pensa ad esempio a quando hai imparato ad andare in bicicletta o a guidare. All'inizio era un disastro, ora magari lo fai mentre pensi ad altro. E questo è un bene, perché ci permette di essere flessibili, di non impiegare lo stesso quantitativo di energia per fare sempre le stesse cose. Ma è un male, perché quando questo viene applicato ad abitudini disfunzionali, capisci che ci porta fuori. Pensa magari all'abitudine di svegliarsi e guardare subito il cellulare. Ma perché ti sto dicendo tutto questo? Qualsiasi cambiamento all'inizio richiede energia. All'inizio però.
poi diventa neutro e poi col tempo diventa naturale. Immagina ad esempio aprire un sentiero nel bosco, perché all'inizio devi pulirlo, devi faticare, devi fare molto sforzo, ma se poi una volta assegnato quel sentiero ci passi ogni giorno, il sentiero in teoria rimarrà aperto. Se invece non lo percorri per mesi, il bosco che cosa farà? Se lo riprende. Stessa cosa con le abitudini. Per questo è fondamentale ripetere, ripetere anche quando siamo più esperti. Ma chiaramente per non far durare questo video 3 ore e mezza, sto semplificando tantissimo. Poi se vorrai, nel libro Chi si ferma si ritrova, eccolo qui, ho messo 8 strategie per instaurare qualsiasi abitudine, ispirato a grandi autori come James Clear, Andrea Giulio Dori, Luca Mazzucchelli. Ma in questo video ne vedremo 4. Le 4 per me tra le più significative e che so possono darti un aiuto già da subito a instaurare qualsiasi abitudine. Partiamo dalla prima, anche se ti anticipo che la quarta per me è la più divertente. Semplifica e fai piccoli passi quotidiani. Se vuoi padroneggiare una nuova abitudine, non partire dalla perfezione, parti dalla ripetizione. James Clear lo ripete spesso ed è vero, perché all'inizio ciò che conta non è farlo benissimo, ma farlo ogni giorno. Per questo la prima cosa da fare è togliere tutto il superfluo. Lascia quindi andare tutte quelle sovrastrutture, quelle idee complicate, quegli obiettivi enormi. Non complicarti la vita, togli gli incensi, togli gli inchini, togli gli strani rituali, togli le tute fantasmagoriche e rimani nel semplice. Questo è quello che viene definito anche 20-80, principio di Pareto, ma non voglio dilungarmi su questo. Perché lo so benissimo, all'inizio siamo quasi sempre attirati dalle cose più difficili, dagli allenamenti super complessi, dalle tecniche avanzate, dai protocolli da Marines, perché? Per via di una scorciatoia mentale chiamata bias della complessità, che ci fa credere che ciò che è più complicato è automaticamente anche più efficace, più serio, più autorevole, da veri esperti. E questa è una trappola sul quale il marketing ci gioca tantissimo, perché la semplicità non vende corsi. Per questo è fondamentale riconoscere quando ci caschiamo e agire con consapevolezza, semplificando e facendo piccoli passi quotidiani, il più 1% ogni giorno. Se ad esempio riesci a meditare 15 minuti, non partire da 15 minuti, parti da 5, ma fallo tutti i giorni. Riduci quindi a 1/3 rispetto alle tue reali potenzialità. Però aumenta di 1 minuto ogni settimana e quando proprio non puoi farlo, fai 1 minuto, ma fallo. Perché questa flessibilità è fondamentale, o almeno per me lo è stata. E prima di chiudere con la prima strategia ti lascio 2 cosette gratuite. Il primo è la sfida di 5 minuti, che è un percorso di 7 giorni per portare la meditazione nella vita quotidiana. Il secondo invito, proprio per mantenere la costanza e ricordarsi ogni giorno, è 1 minuto per te. Un gruppo dove mando ispirazioni ogni giorno proprio per non dimenticarci di quel contatto con il silenzio. Entrambe le iniziative sono gratuite e ti lascio i link in descrizione. Poi la seconda strategia che ti voglio condividere è: trova il tuo perché. Se non sai perché lo stai facendo, molto probabilmente mollerai alla prima difficoltà. Quindi prova a chiedertelo anche ora. Perché vuoi meditare? Perché vuoi allenarti? E scrivilo su un foglio, sul telefono, con la consapevolezza che questo motivo nel tempo cambierà, evolverà, ma sarà questo che nei momenti di mancanza, soprattutto di motivazione, ti terrà in piedi. E sai, non importa se il tuo perché sarà meno nobile rispetto a quello di altri, qualsiasi perché va bene. Io ad esempio non ho iniziato a meditare per realizzarmi, l'ho fatto per non farmi venire un infarto a 30 anni. Oggi medito perché per me è diventato un modo di essere, di camminare, che mi diverte. La terza strategia è: vai oltre te stesso. La riassumo, però nel riconoscimento di quelle che sono le abitudini disfunzionali, per poi integrarne di nuove, lavorare sulla propria identità è fondamentale. Ma è altrettanto importante anche vedere i ricordi, le idee che abbiamo su di noi per quelli che sono, mutevoli, impermanenti. Infatti Albert Einstein diceva una frase per me potentissima, che è: noi non possiamo risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha generato. Ecco, per molto tempo ho provato a costruire una mia routine mattutina perfetta, orari giusti, tecnica giusta, buone intenzioni, ma c'era una convinzione di fondo che mi sabotava ogni volta. Continuavo a pensare: sono pigro, non ci riuscirò mai. E sai qual è il problema? Che se dentro di te sei convinto di essere una persona incostante, una che non porta mai a termine le cose, alla fine
agirai di conseguenza, perché ci sarà una parte di te che vuole rimanere nella zona di conforto. Infatti in psicocibernetica Maxwell Maltz, credo che si pronunci così, spiega che ognuno di noi possiede un autoritratto mentale, che è un'immagine di sé costruita nel tempo attraverso cosa? Le esperienze, i fallimenti, le abitudini, le etichette. E questo autoritratto influenza tutto ciò che facciamo. E allora ti chiedo, in questo percorso, quali parti di te sei disposto a rimettere in discussione? Io oggi riesco ad allenarmi a meditare tutti i giorni, non perché ho più tempo, non perché sono diventato la migliore versione di me, ma perché mi sono dato la possibilità di ridurre, di semplificare, di mettere in discussione quell'autoritratto mentale che mi stava condizionando da una vita. E prima di passare alla quarta strategia, una precisazione importante che mi sono dimenticato. Quanto tempo ci vuole per instaurare un'abitudine? Non esiste una risposta universale. Studi dimostrano che ci vogliono dai 18 ai 254 giorni, ma la media è di 66 giorni, quindi 2 mesi. Se la tua intenzione è instaurare l'abitudine della corsa, ad esempio, dell'allenamento, della meditazione, di qualsiasi cosa, datti l'obiettivo di 2 mesi e portalo avanti ogni giorno. E da questo ci colleghiamo però alla quarta strategia, che è la mia preferita. Accogli l'imperfezione e datti una ricompensa, perché puoi meditare anche da 20 anni tutti i giorni, ma ci saranno comunque dei momenti in cui non ne avrai voglia. E sai una cosa? Che va benissimo così. Per questo lo ripeto sempre. Quando proprio non ce la fai un giorno, perché hai 1000 cose da fare, pratica anche solo 1 minuto. Uno solo, non 3, non 5, non 13, non mezz'ora. 1 minuto, ma mantieni l'abitudine costante. Questo è quello che conta, perché 1 minuto è più che sufficiente per non spezzare il filo, non lasciare il sentiero incolto che avevamo visto prima. E soprattutto ricordi quando abbiamo parlato dei 66 giorni come media per consolidare l'abitudine? In quei 2 mesi ti consiglio 2 piccoli trucchetti molto concreti. Il primo è usa un'app gratuita. Io attualmente utilizzo Insight Timer perché oltre a contare il tempo della singola sessione conta anche i giorni. E se si salta un giorno si riparte da zero. Per me è stato terribile una volta perché ero arrivato a 3 giorni consecutivi, una volta mi sono dimenticato perché stavo anche male e il giorno dopo sono ripartito da zero. Ero disperato. Ma a parte questo giochetto che si basa su dei meccanismi psicologici molto divertenti, se ti può interessare ci ho messo anche qualche traccia meditativa accessibile a tutti senza abbonamento, quindi se l'app ti chiede abbonamenti non farli. E poi il secondo trucchetto, che è il mio preferito, è stabilisci una ricompensa quotidiana da poterti godere dopo aver fatto quello che dovevi fare. Può essere ad esempio una barretta che ami, una tisana speciale, un pezzetto di cioccolato pregiato, ma fallo tutti i giorni, perché soprattutto nei primi 2 mesi questo premio giocherà sui circuiti neurali della ricompensa e instaurare l'abitudine sarà molto più semplice, molto più divertente. E io te lo dico con totale onestà, so che ci saranno dei meditatori esperti che mi prenderanno in giro, ma ci sono stati dei giorni all'inizio in cui meditavo solo per avere la barretta, eppure ha funzionato, perché all'inizio non stai costruendo l'illuminazione o il fisicaccio, stai costruendo la continuità e da lì poi tutto il resto arriverà in aggiunta. Ma sai una cosa per andare in chiusura? Il consiglio più bello che posso darti è questo. Non vedere l'allenamento o la meditazione come qualcosa da fare, qualcosa da aggiungere alle 1000 cose da fare. Datti piuttosto la possibilità di divertirti, di giocare, di entrare nell'ottica che non lo fai per ottenere qualcosa a fine mese, ma lo fai per te. E per far questo abbiamo la necessità di investire tempo, energia e all'inizio familiarizzare con tutto questo. Perché, sai, c'è una traduzione molto bella della parola meditazione che amo tantissimo, che è proprio familiarizzare. Proviamo ad osservarci. Con cosa stiamo familiarizzando ogni giorno nella nostra vita? Con la calma, con l'osservazione equanime di noi di ciò che ci accade, oppure con la fretta, con l'ansia, con la competizione? Lascia a te la risposta, ma è interessante perché quando ci diamo la possibilità di riconoscere, di portare nella nostra quotidianità tutto questo, accade qualcosa di molto particolare. Quello che all'inizio era uno stato alterato, una sensazione momentanea di calma, di presenza, di benessere che proviamo ogni tanto, diventerà quello che i neuroscienziati chiamano un tratto permanente. Cioè che quella calma, quella presenza sarà parte integrante di noi e non un punto esclamativo ogni tanto. Quindi armati di pazienza, semplifica, supera tutte le parti di te che cercheranno di boicottarti, fai piccoli passi quotidiani, datti un premio e il resto io credo che arriverà cammin facendo.
E su questo argomento ci sono tante cose che ancora ti vorrei condividere, però non voglio fare il video troppo lungo. Troverai tantissimo, come ti dicevo, su Chi si ferma si ritrova, dove sul tema ci ho dedicato un capitolo intero, che per me è stato il punto veramente di svolta. Ma al di là di questo, se hai dubbi, domande, se ti è piaciuto anche il video, ti prego fammelo sapere nei commenti. E grazie per aver ascoltato fino a qui. Ti lascio una storia zen che calza a pennello con quanto visto sino ad ora, e se ti va ti aspetto nella sfida gratuita dei 5 minuti e nell'appuntamento quotidiano Un minuto per te. Perché non è un progetto, non è solo un libro, per me è vero che chi si ferma si ritrova.